Ciao a tutti, bentornati sul canale o benvenuti. Riprendo il racconto del viaggio in Canada. Sono tornato, come avevo anticipato, sarei tornato ad agosto, siamo a metà agosto. Ieri ho provato a pescare, ieri era Ferragosto. Non si può proprio dire che sia un bel Ferragosto. Però pioveva, c'era brutto tempo, ho fatto una decina di lanci e basta, nient'altro. Nulla, alla fine avrò fatto una decina di lanci. Il periodo in cui ho fatto il primo video era il periodo della risalita degli Chinook. Ci sono diverse specie di salmone in Canada, risalgono il fiume per deporre in momenti diversi, o quasi concomitanti tra loro ma diversi. Quindi il periodo della risalita degli Chinook è terminato, quello dei pink è sul finire. Infatti stanno già cominciando a morire e la possibilità di incontrare un grizzly o un orso bruno sono aumentate. Non è neanche tanto grosso quest'orso. E se c'è lui vuol dire che grizzly potenzialmente non sono vicini. Vabbè, io continuo a pescare. E adesso in questo fine settimana proprio si prevede l'inizio della risalita dei coho, che teoricamente dovrebbero essere quelli più ambiti dal punto di vista culinario. Gli spot di pesca sono pieni di persone, c'è un sacco di pescatori, parecchi sono venuti qui in Kitimat nel British Columbia da tutto il Canada appositamente per la risalita dei salmoni, il che da un lato non ci sono buoni spot in cui mettersi spesso e volentieri, però dall'altro la presenza di molti pescatori fa diminuire la possibilità che i grizzly si possano avvicinare. Sono venuto in un nuovo spot perché quello solito dove vado è pieno di gente, credo non ci sia neanche lo spazio per mettersi. Invece in questo ho visto che ci sono pochi pescatori, quindi scendiamo, vediamo un po' com'è la situazione. Nulla, tentativo di raggiungere il nuovo spot fallito perché bisogna attraversare un pezzo di fiume, non ho i waders, gli stivali, non ho la possibilità di attraversarlo, quindi sono costretto a ripiegare al punto solito, quello in cui sono andato ieri. Vediamo se riesco a trovare lo spazio per pescare. Eccoci qua, sono dovuto venire allo spot di ieri dal lato destro della spiaggia e forse qua trovo un posticino per mettermi, anche se mi sa che dovrò condividere con molti. Cannetta Shimano da 10-16 libbre, capacità di lancio fino a 30 grammi, 20 libbre di terminale in nylon. Per oggi ho comprato dei giocattolini nuovi e non vedo l'ora di usarli. Ovvero alcune piumette. Credo che userò questa da prima. Sono sceso dalla macchina e avvicino al fiume, vediamo se ho modo di piazzarmi fra questi due pescatori che già vedo. C'è una donna lì, mi è sembrato di vedere una macchina da questo lato, infatti, però forse c'ho la possibilità di mettermi nel mezzo. Faccio una palatura veramente semplice,
piombo scorrevole sul filo madre, arriva in battuta su una girella. Quindi dopo la girella 1,5 metri di terminale, stesso diametro, quindi spero di rompere eventualmente sui nodi della girella. E alla fine del terminale una piumetta a musingolo in coda senza ardiglione. Oh, l'ho preso. Oh, ed è abbastanza divertente pure. Oh, e ha rotto tutto. Però tirano. Questo mi dà buona speranza per riprovarci. E rimetto lo stesso assetto con una piumetta rosa. È stato abbastanza divertente, peccato non averlo potuto neanche vedere intero da vicino. Ci riprovo. Quindi avevo allamato un bel salmone, solo che mi ha rotto la lenza in un punto in cui ieri si era schiacciata. Credevo tenesse, ma invece il salmone era grosso e non ha tenuto. Quindi ora nulla, faccio un'altra innescata e metto una piumetta che ho fatto io, che ho costruito io la volta scorsa. Nel video precedente si vede quando l'ho fatto. Allora, qui volevo mettere una girella, ma non credo sia necessario. A questo punto la metto allo split rig. Faccio un nodo uni. Dovrebbe essere affidabile, anche se, come ho visto, tirano abbastanza questi pesci e io sono sottodimensionato. Ma il bello è anche questo, perché alla fine ci si combatte di più, quindi alla fine va bene così. Assetto pronto, ci riprovo. Spero che il combattimento si sia visto nella telecamera. Stava alquanto intenso a livello di potenza. Pesci ci sono, ne è passato uno poco fa sul pelo dell'acqua.
quindi esserci ci sono. Solo questione di intercettare il pesce giusto e che abbia fame. Ah, qui ce n'è uno morto. Eh sì, è un pink. E questo è quello che attrae i grizzly. Le femmine depongono le uova, muoiono, si spiaggiano, arrivano i grizzly e se le mangiano. Grizzly, gli orsi bruni, i gabbiani. Neanche tanto piccolo. Oh, un orso. Un orso bruno, anche piccolo. Quindi ci sta che ci sia la madre vicino. E se c'è lui vuol dire che grizzly potenzialmente non sono vicini. Basta, faccio l'ultimo lancio e me ne vado. Pressoché morto. Per questo non mi piace prendere questi pesci. Infatti eccolo qua che sta tornando. Ah no, forse questo è un altro. Che dire, la speranza di prendere un coco sano piuttosto che un pink morente c'è sempre. Ah, ho preso. Questo è il classico salmone pink. Eccolo qua.
Hey, how you doing? For the pink spider one today. Sfortunato l'amico. Primo lancio e ha incagliato. No, non sto ridendo. Devo portare tanti zanzare. Ho preso un pezzo di mi sa che devo rompere tutto qui. Approfitto e mi stendo la lenza. Questo è il karma per aver riso del ragazzo lì. Se ci avessi il cappuccio, non ho cappuccio. No, va bene.
Vediamo, non mi voglio bagnare troppo, quindi aspetto un po' in macchina, vediamo se passa, altrimenti me ne vado. Eccomi pronto per un'altra giornata di bel sole in riva al fiume. Un'oretta di lanci e poi vado agli alloggi. Guardando le riprese mi sono reso conto di non essere troppo avvezzo a parlare a una telecamera né da solo. Ma imparerò. Torno allo spot solito, ci sono davvero pochissime persone a pesca. Sarà perché con questa temperatura i pesci non abboccano, o perché la stagione dei pink è praticamente finita e si aspetta quella dei covo, che però a quanto pare hanno bisogno di acque torbide e pioggia. Qui solitamente piove, ma è già da un paio di giorni che c'è il sole e delle bellissime giornate. Vediamo un po' se questi lanci mi porteranno qualcosa di buono. Preferisco questo approccio con il piombo lontano dalla piumetta. Vediamo se dà i suoi frutti. Sono vicino alla riva, quindi lascio tutto in macchina. Sento un bel treno da lontano. Non c'è puzza di pesce morto, il che è abbastanza positivo. Sto facendo la raccolta dei pesci morti. Ti faccio qui all'ombra e via col primo lancio. Alla mia destra non c'è nessuno a pescare. È una cosa che mi rende felice. Purtroppo sono abbastanza solitario come pescatore. Mi piace quando ho tutto il mare, ho tutto il fiume per me. C'è il nodo che dà fastidio. Eccomi qua, come anticipato nell'altro video sono tornato in Canada. È stata un'altra esperienza di pesca, ho preso qualche pesce, ma non quelli che pensavo di riuscire a prendere in realtà. Però va bene, è sempre un'esperienza. I posti sono davvero meravigliosi, c'è tanto da esplorare, c'è tanto da vedere. Però chiaramente, essendo qui per lavoro, il tempo a disposizione per andare in giro è quello che è. Comunque mi ripropongo di fare qualche altra esperienza del genere e di metterla sul canale. Non ho neanche registrato. Questo è un pink. No. Spero che i video vi piacciono e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale così che possa crescere. Ciao!